Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi vi presento lei, Evo 5. È un'auto, come vedete, bella spaziosa, 4,32 m di lunghezza, un motore 1.500 turbo a benzina e GPL, quindi una bifuel, ed è un'auto molto economica. È un'auto che costa 20.000 euro, più i 1.500 euro dell'impianto a GPL costa 21,5. Poi ci sono degli sconti di rottamazione, eccetera, ma quello in base al momento potete andare a vedere direttamente in concessionaria. Bene, a proposito di concessionaria, ringrazio Adria Motori per avermi dato la possibilità di fare questo video, mi ha dato l'auto, me la lascerà per un po' di giorni, in modo che così, oltre a questo video, che faccio un video di primo impatto, diciamo così, poi andrò a fare un approfondimento di come è fatta, come va, magari le luci di sera e se ci sono dei particolari da evidenziare. Bene, l'auto è bella perché comunque abbiamo delle luci a LED, le frecce sono alogene, abbiamo le luci di posizione sempre a LED, abbiamo qui le frecce sugli specchietti, l'entrata sempre con la chiave, che non è una chiave keyless ma è una chiave normalissima, eccola qua, adesso ve la faccio vedere, che si apre così. Quando chiudiamo, ok, posso aprire l'auto, posso chiuderla e aprire il bagagliaio. L'auto è così, full optional, quindi non possiamo scegliere nulla perché nasce così, cerchi da 17 in lega, tettuccio apribile che poi andiamo a vederlo dall'interno, tutte queste cromature, tutte le rifiniture, nasce così, quindi non possiamo scegliere nulla. Fari anche posteriori sempre a LED e frecce in questo caso a LED, molto molto carina. E qui sotto vedete ci sono i retronebbia e le luci della retromarcia. Anche qua abbiamo questa bella fascione qui, anche paracolpi, sensori per la retrocamera, cioè abbiamo la retrocamera più i sensori per la retromarcia. La retrocamera è qui sotto, è l'unica telecamera che abbiamo, non abbiamo telecamere frontali e non abbiamo neanche i sensori del parcheggio sempre frontali. E questa è la nostra auto. Barre longitudinali, qui se vogliamo mettere un portapacchi. Fatemi sapere cosa ne pensate della linea, è una linea secondo me molto carina e anche ben riuscita. Qui abbiamo la predisposizione per la telecamera, ma la telecamera non c'è. ADAS assenti. Bene, adesso andiamo a vedere gli interni. Ecco, ora saliamo in auto, vedete comunque anche le porte molto belle, plastiche rigide, con questa rifinitura qua del spazzolato e poi qua tutto cromato, la maniglia. 4 vetri elettrici, abbiamo il blocco delle porte, qui abbiamo la registrazione dei nostri specchietti retrovisori, che quindi possiamo regolare sinistra e destra, e qui possiamo mettere il blocco che non abbassino i finestrini dietro per i bambini. Sedili tutti in pelle traforata, in modo che per non sudare d'estate, e questo è l'interno. Bracciolo qui centrale, possiamo alzare e qui abbiamo un vano molto capiente e regolabile, come vedete. Freno di stazionamento elettrico, cambio manuale a 6 marce, possiamo avere solo il cambio manuale. Torno a ripetere, è un 1.500 turbo bifuel, quindi anche a GPL, che ci permette di risparmiare molti soldini. Come vedete sopra qui abbiamo il nostro tettuccio apribile, possiamo aprirlo sia con passo che anche aprirlo del tutto. Poi abbiamo la tendina che non è elettrica ma è manuale. Proviamo a sederci un attimo a bordo e vi faccio vedere com'è. Tiro fuori la mia chiave, eccola qui.
Accendiamo l'auto e questa è la plancia che vedete. Quando accendiamo l'auto si dà il benvenuto con la scritta Evo. Eccola qua, la scritta di benvenuto. Allora qui abbiamo i comandi che sono, scusate, abbiamo i comandi del volume sia nel volante, che sono qui, sia qui, vedete, che anche touch. Quindi abbiamo 3 comandi ripetuti per tutta la plancia. Qua abbiamo i comandi del climatizzatore, per l'aria, e qui per il ricircolo dell'aria o per i vetri sia posteriori che anteriori. 2 prese USB, la presa 12 volt per l'accendisigari, qui abbiamo un poggia cellulare con una gommina e come vedete ci sono tutte queste rifiniture qua spazzolate che sono molto molto belle, con un nero lucido qui, qua un po' di pelle, le cinture regolabili, cose che non si vedono neanche su auto di un valore molto più alto. Molto bello, anche come display. Abbiamo qui la radio, è compatibile Android Auto e anche Apple CarPlay. Se vado a cambiare la temperatura devo mettere in moto l'auto, ecco, vedete che mi viene riproposta la plancia con tutti i comandi del climatizzatore. Posso regolarlo sia qua che dalla posizione qui sotto. Quindi i comandi sono sempre ripetuti sia nel display touch che anche per quanto riguarda i tasti fisici. Cassettino portaoggetti, anche questo molto capiente. Abbiamo qua gli specchietti, non sono illuminati, però comunque abbiamo gli specchietti coperti. Qua abbiamo le luci per tutto quello che riguarda questo e anche questo. Qua abbiamo il tettuccio apribile e questa è la zona posteriore. Tutti i poggiatesta, sempre sedili in pelle, ben rifinita. Adesso saliamo dietro e vi faccio vedere quanto spazio c'è. Bene, saliamo a bordo nella parte posteriore, vedete che anche qui comunque le porte sono sempre ben rifinite con la plastica sempre rigida, bella croccante, spazzolata e poi qua sempre cromata. Finestrini elettrici con anche qui la plastica lucida. Mi siedo dietro, il sedile davanti è impostato nella mia altezza e guardate quanto spazio c'è. Veramente, cioè, posso stare comodo tranquillamente. Altezza, non ho nessun problema. Quest'auto è fatta veramente molto molto spaziosa e ariosa. Sembra quasi più una monovolume che un SUV, perché ha tanto spazio. Infatti anche mia moglie appena entrata ha detto wow, è bella spaziosa, cioè, c'è tanta luce e c'è tanta aria. Non sembra di soffocare come su un coupé o sui SUV che siamo abituati di solito. È anche molto bene, poggia a testa comodo e regolabile. Vista da dietro, chi si siede dietro vede l'auto così. Una bella linea, niente di supersonico, però secondo me tutto il suo posto è una linea veramente carina. Ecco, l'unico neo, se possiamo dire così, è la plancetta qui che è molto piccola, non so se rende in video, e poi anche per andare a cambiare i parametri del nostro contachilometri e vedere i parziali non ho un tasto fisico riportato sul nostro volante, ma devo andare a premere quel tastino lì che vedete, i 2 tastini. Poi vista, eccoci qua, vedete i fari a LED, che belli che sono, poi di notte fanno un bel effetto. Qui abbiamo il nostro terzo stop, la parte superiore, e vista da dietro così, eccoci qua, lo scarico in vista. Meglio uno scarico in vista che uno scarico finto e far vedere questi grossi tubi che poi non sono neanche reali. E adesso guardiamo il bagagliaio. Bene, apriamo il nostro bagagliaio, possiamo aprirlo sia dal telecomando che da qui.
Ecco, un piccolo difetto che ho trovato è che non si trova sempre il tasto giusto, è qua sotto, si preme e poi si sgancia. Le luci qua sono sempre alogene, non luce LED, e come vedete qua c'è il tastino, perché viene da premere al centro, ma al centro c'è la fotocamera, mentre il tasto per l'apertura è un po' spostato a destra. Questo è il nostro bagagliaio, 375 litri di spazio. Sotto qui abbiamo il bombolone del GPL e questo ci permette di risparmiare, perché comunque ricordo che il GPL costa 68 centesimi adesso, mentre la benzina siamo a 1,80 €, quindi quasi un terzo. In effetti dopo andremo a parlare dei consumi. Bombolone 82 litri nominali, effettivi 65 litri, quindi ci permette di fare molta strada. Poi è piatto così, sedili frazionabili 40-60, possiamo buttarli giù e quindi caricare tranquillamente, di spazio ce ne abbiamo, e qui abbiamo altri piccoli ripostigli per mettere i nostri oggetti. Vedete alcune rifiniture che sono di sicuro per il valore che ha l'auto. Qui non è stato fatto il lucido, c'è l'opaco, e questi sono piccoli particolari che magari a una persona non gli interessa e dice vabbè, l'importante è risparmiare nell'acquisto. Eccoci qua, siamo arrivati alla conclusione del video. Che dire, a me l'auto è piaciuta momentaneamente, andrò, visto che ho la possibilità di averla per un po' di giorni, andrò a fare un video dove parlerò appunto di come va nella vita quotidiana, quali sono i consumi, come funziona l'auto, magari farò anche qualche ripresa notturna per vedere l'illuminazione, che ho visto che fa molta luce, e poi andremo a parlare dei pregi e difetti che ho riscontrato in questi giorni di utilizzo. E posso dirvi che al momento ho visto che i consumi sono 11-12 km con 1 litro di GPL. Cosa significa questo? Essendo che il GPL lo pago un terzo della benzina, mettiamo anche che faccio 10 con 1 litro, è come fare 30 con 1 litro di benzina, a parità di prezzo, sto parlando a parità di prezzo. E quindi è un'auto che ci permette anche di risparmiare moltissimo. Con un serbatoio del genere da 65 litri, facciamo ancora 10 con 1 litro, bene, faccio 650 km, che è un'autonomia molto buona per un GPL. Se avete l'Evo 5 che state guardando questo video, raccontatemi come vi trovate, se avete riscontrato dei difetti, dei pregi, se avete i vostri consumi, se magari ve li annotate oppure sapete più o meno come sono, e com'è stata l'esperienza con Evo. Ci sono alcuni commenti negativi per quanto riguarda i pezzi di ricambio. Evo e DR, che fanno parte del stesso gruppo, si stanno organizzando, hanno già fatto un nuovo magazzino di pezzi di ricambio, e già vedo anche nei commenti dei vari gruppi che i tempi sono diminuiti tantissimo, cioè da mesi che si aspettavano un pezzo di ricambio adesso siamo andati a settimane, e che è un'auto, un gruppo giovane che si sta organizzando, stanno vendendo tantissimo, ne vendete tantissimo in giro, e quindi diamo un po' di tempo che si organizzino nel tutto. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un super like, iscrivetevi al canale, è gratuito, non costa nulla, e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.